Perché il manager può sniffare o prendere anfetamine e il tennista no? E perché il bassista del gruppo rock si può fare le canne e il calciatore o lo schermitore no? Perché lo sport è meglio. Ma diciamo che l'attività sportiva è di per sé una forma educativa importante, proprio perché insegna alla pratica dello sport il rispetto di regole, e questo è uno degli aspetti fondamentali dell'attività sportiva. Rispetto significa anche la difesa dell'etica sportiva. I rischi, in primo luogo, sono rappresentati dall'abuso di sostanze. Non parlo di quello che è una piaga che è il doping, ma comincio a parlare proprio dell'aspetto dell'abuso di sostanze. Pensare di aumentare la prestazione artificialmente. Le dipendenze è un argomento molto complesso e in continua evoluzione. Se solo pensiamo a 2 decenni fa, le uniche dipendenze che conoscevamo erano quelle da sostanze come l'eroina, la cocaina, l'ecstasy e poche altre. Quello che è successo all'inizio degli anni 2000 c'è stata un'esplosione di nuove sostanze vendute soprattutto sul web. Ne abbiamo scoperte oltre 2000, con una nuova sostanza visibile sul mercato illegale ogni settimana. È un problema molto delicato che non riguarda solo gli atleti e gli atleti professionisti, ma soprattutto i giovani e la fascia degli amatori. L'unica arma che credo abbiamo in mano è la formazione, una formazione diffusa, una formazione importante che copra sia la scuola, lo sport, le associazioni sportive e le famiglie. All'interno del nostro dipartimento di psicologia e scienze cognitive abbiamo da poco aperto anche un corso di scienze motorie, dove gli studenti e le studentesse cercheremo di trasmettere l'ideale di benessere onistico e benessere psicofisico integrato, dove i 2 aspetti, quello del corpo e quello della mente, vanno a braccetto e devono entrambi essere curati. Dall'altro lo stile di vita attivo e il benessere fisico e mentale che l'università promuove aiutano a appunto stare lontani da un certo tipo di rapporto con le sostanze e con la dipendenza, ma come accennavo prima, in realtà l'università deve anche formare gli esperti che in futuro formeranno le persone che dovranno contrastare ogni forma di dipendenza, e questo in ogni settore scientifico. L'Addiction Science Lab è un nuovo centro di ricerca dell'Università di Trento che ha l'obiettivo di studiare le dipendenze da un punto di vista multidisciplinare e di proporre soluzioni innovative per intervenire in questo problema nella società. Per Milano Cortina la lotta al doping è sicuramente una priorità. Lavoriamo in stretto contatto con il Ministero della Salute, lavoriamo in stretto contatto con il Comitato Olimpico Internazionale, creeremo tutte le condizioni affinché i loro tecnici e i loro esperti trovino nelle varie sedi di gare la logistica migliore possibile per poter svolgere al meglio la loro attività. Studiamo sia le dipendenze da sostanze che quelle comportamentali. Quando analizziamo il fenomeno, l'aspetto più insidioso probabilmente è la normalizzazione di questi comportamenti all'interno della società, cioè diventa sempre più difficile distinguere un comportamento normale da quello patologico. Ecco che la persona non riesce più a riconoscere quando si trova in difficoltà e quando è il momento di rivolgersi ai servizi per aiuto. Se siamo costretti a dire agli sportivi che di doping si muore, che doping significa morire, e non siamo in grado di dirgli che doping significa barare, e poi anche morire magari, ma barare, e allora lo sport è la frutta. Per me lo sport è la roccaforte etica della società attuale. Nella vita e nello sport non ci sono scorciatoie. Lo sport è Resilienza, sacrificio, passione, tenacia, crescita, rispetto. Ho deciso. Io sono 100% me. 100% me.